sono la dottoressa Lara Donno della struttura complessa di anestesia e rianimazione del Policlinico di Modena e oggi parlo a nome di tutti i miei colleghi anestesisti del Policlinico che si occupano della parto-analgesia. Infatti questo video vuole essere informativo, illustrativo della tecnica sulla peridurale e di tipo organizzativo su come richiederla. La peridurale è una tecnica antalgica che viene proposta durante il travaglio di parto a tutte le signore che lo desiderano per gestire il dolore da parto. Il dolore da parto è un dolore estremamente soggettivo. Ogni persona ha delle aspettative molto diverse e che si basano anche sulle esperienze soggettive di ogni persona. Per cui è fondamentale avere a disposizione delle tecniche farmacologiche e non farmacologiche per la gestione del dolore in generale. In questo caso ovviamente del dolore durante il travaglio di parto. Al momento del parto voi sarete accolte dalle ostetriche, che sono la vostra figura professionale prioritaria, che vi seguirà per tutto il decorso in sala parto e che vi aiuterà soprattutto con delle tecniche non farmacologiche che possono essere il sostegno emotivo, il massaggio, le docce calde, oppure le borse di acqua calda appunto durante il travaglio. Oppure appunto nel caso in cui invece il dolore è difficilmente gestibile e avete seguito il percorso per attivare la richiesta di parto-analgesia farmacologica, potete arrivare a chiedere eventualmente la peridurale per la gestione del dolore. Prima di poter procedere alla procedura vera e propria è necessario appunto vedere questo video, capire quali sono gli aspetti tecnici della procedura stessa, quali rischi o effetti collaterali si può andare incontro e quali sono i criteri per poterla appunto richiedere. E quindi l'anestesista appunto entra in gioco solo in un secondo momento nel vostro appunto percorso del parto spontaneo per via vaginale. Nel momento in cui appunto chiedete il nostro intervento. In quel caso, dopo aver preso visione dei documenti che vi farò vedere e che voi preparerete durante l'apertura della cartella ostetrica al CTG, noi appunto procederemo al posizionamento del catetere. Per poterlo posizionare vi verrà chiesto di sedervi sul letto ed esporre in modo ben evidente la parte bassa della schiena, formando una grande C. Vi verrà insegnato e descritto dalle ostetriche che collaborerà con noi nell'assumere la posizione più corretta. Una volta assunta la posizione e preparato il carrello su un campo sterile, si appunto prepara la zona, la parte bassa lombare della schiena sterilmente, delimitandola con dei telini azzurri, e si procede all'esecuzione prima dell'anestesia locale e successivamente al posizionamento del catetere con la tecnica della perdita di resistenza che va alla ricerca dello spazio peridurale o epidurale. Una volta trovato lo spazio verrà inserito il cateterino, che è un cateterino estremamente sottile, multiforato o solo con un foro all'estremità che entra nello spazio peridurale e forato anche nella parte distale che rimane in mano all'anestesista e dal quale attraverso un filtro verranno poi somministrati i farmaci. Una volta trovato lo spazio si fanno dei test di sicurezza per valutare il corretto posizionamento, il test di aspirazione per controllare che non venga aspirato del sangue e un test di somministrazione di una piccola quantità di anestetico locale per vedere gli eventuali effetti, cioè in realtà non ci aspettiamo nessun effetto in quel momento, cioè deve rimanere tutto invariato.
Una volta testato si procederà al fissaggio di questo cateterino sulla parte lombare, ma anche per tutta la schiena, affinché il filtro possa fuoriuscire dalla parte alta della spalla ed essere agevole per poter somministrare appunto i farmaci. Per la somministrazione di questi farmaci utilizziamo dei protocolli validati e basati su delle linee guida e ampiamente utilizzati appunto da noi, estremamente sicuri. Appartengono a due famiglie, il gruppo degli oppioidi e il gruppo degli anestetici locali. La combinazione dell'uno rispetto all'altro, la concentrazione e la quantità, il volume di farmaco che viene somministrato segue sempre le indicazioni di un protocollo ben preciso che noi abbiamo a disposizione affinché siamo i più uniformi possibili, ma dipende molto dal vostro travaglio, dal momento del travaglio stesso, dalla visita ostetrica, che quindi può variare nel corso del travaglio, e anche se primipare o secondipare e caratteristiche individuali delle singole signore. Quindi va comunque adattato, infatti si cerca di personalizzare il più possibile la parto-analgesia per ottenere lo scopo, che è quello di ridurre il dolore. Questo è molto importante perché l'obiettivo infatti della peridurale è quella di ridurre il dolore per far sì che la neomamma possa gestire al meglio le contrazioni senza annullare o interferire con la dinamica fisiologica del travaglio stesso, che deve rimanere un parto spontaneo e quindi deve mantenere le caratteristiche del parto spontaneo. Poi è vero che ci possono essere delle eccezioni, perché spesso la peridurale ci viene chiesta durante o quando si inizia un'induzione, e questo è abbastanza normale perché l'induzione in sé comporta un travaglio spesso molto più lungo, più doloroso, più sfiancante per la donna, e quindi spesso la peridurale ci viene chiesto da questa tipologia di donna che appunto sta affrontando un'induzione. I farmaci, dicevamo, appunto vengono somministrati secondo protocolli precisi e abbiamo due modalità di somministrazione. Possono essere somministrati manualmente dall'anestesista su chiamata e si chiama top-up, cioè viene somministrato un bolo, si aspetta la durata, l'effetto del bolo che impiega sempre circa dai 15 ai 20 minuti per avere l'effetto massimo, e si beneficia dell'effetto ottenuto, cioè quello appunto di gestire meglio le contrazioni durante il travaglio. Al rialzo, quando le contrazioni riprendono ad aumentare di intensità, si richiama appunto l'anestesista attraverso l'ostetrica e si rifà il bolo dopo confronto tra i colleghi per capire appunto se e come è andato avanti il vostro travaglio, anteponendo sempre appunto la vostra sicurezza sia della mamma che del bambino. L'altra modalità è quella invece di utilizzare una pompa elettronica che si chiama CAD Solis, che è sostanzialmente autogestita dalla mamma, nel senso che questa pompa ha dei criteri di sicurezza impostati, ma la mamma ha un pulsante attraverso il quale può autosomministrarsi il farmaco quando ritiene opportuno. Questo non significa che può somministrare in modo illimitato quantità illimitate di farmaco, ma appunto, come dicevo, questa modalità di somministrazione ha dei criteri di sicurezza e dei limiti, cioè un numero massimo di boli all'ora, di cui poter usufruire. E comunque in entrambi i casi, proprio perché il parto diventa medicalizzato, nel senso che entra in gioco la figura dell'anestesista ed entrano in gioco appunto dei farmaci, sarete sempre durante tutto il travaglio monitorizzate, sia come parametri vitali della mamma, quindi spesso ci vedrete prendere i parametri vitali, la pressione arteriosa, la saturazione, la frequenza cardiaca, la temperatura,
e dall'altra viene sempre controllato anche il battito cardiaco del bimbo attraverso il cardiotocogramma, cioè avrete di continuo sul pancione le cinturone che controllano appunto il battito del vostro bimbo. La peridurale è sicuramente oggigiorno considerata il gold standard, cioè la tecnica antalgica più efficace per il controllo del dolore durante il parto, proprio perché appunto è flessibile, come abbiamo detto, nel senso che possiamo appunto personalizzarla, è sicura sia per la mamma che per il bimbo, e questo soprattutto per il fatto che la quantità di farmaco che viene somministrato è molto poco rispetto alla quantità che uno dovrebbe somministrare se andassimo per via endovenosa.